Ho lavorato la parte a filet della maglietta sia da una parte che dall'altra ed ora lavoriamo questa parte. In questa parte ripetiamo le due righe che abbiamo lavorato anche qui, la riga di punti alti e di punto traforato, e questa fascia serve per completare la circonferenza della maglietta e l'ampiezza della manica. In questo tipo di lavorazione lavoriamo lo stesso schema che abbiamo lavorato qua, però vi mostro uno schema di diminuzioni per fare in modo che la manica abbia questa forma. Quindi adesso la prima cosa da fare è lavorare una riga di punti alti su questo bordo, per esempio sul davanti della maglietta da questa parte. Quando lavorate nuove lavorazioni in questa maglietta, ricordate sempre se dovete essere sul dritto o sul rovescio del lavoro. Per esempio, in questa lavorazione di due righe, la riga di punti alti è sempre sul dritto, quindi devo mettere la maglietta sul dritto e iniziare da qui a montare una riga di punti alti, in modo che il punto alto rimanga sempre sul dritto del lavoro. Quando lavoreremo l'altra parte, dietro, per lavorare la riga di punti alti e rimanere sul dritto della maglietta, dovrò iniziare da qui. Non importa da che parte iniziate, l'importante è che la riga di punti alti rimanga sul dritto del lavoro. Quindi adesso qui su ho finito il lavoro a filet, come abbiamo visto, il filo è qui e lo taglio. E riaggancio il filo da qui. Questo è il punto in cui inizia la lavorazione a filet. Prepariamo un nodino iniziale, mettiamo il lavoro sul rovescio. Dal punto in cui inizia la lavorazione a filet contiamo 2 punti, 1, 2, e nel terzo entriamo come se volessimo lavorare un punto in rilievo e lavoriamo un punto bassissimo. Così, e giriamo il lavoro sul dritto e iniziamo a lavorare una riga di punti alti sul bordo della lavorazione a filet. Il primo punto alto lo lavoriamo in rilievo preso dietro sul punto in cui inizia la lavorazione a filet e su questo archetto lavoriamo altri 4 punti alti. E poi lavoriamo tutti i punti che servono. Come sempre, quando lavoriamo sul bordo delle righe non c'è un numero preciso di punti da lavorare. L'importante è che non siano troppi né troppo pochi. In questo modo lavoriamo tutta la riga di punti alti e poi alla fine vediamo come fare 2 diminuzioni. Lavoriamo fino a circa 6 punti dalla fine della riga, cioè lo spazio in cui pensiamo che lavoreremmo 6 punti. E qui lavoriamo una diminuzione di punti alti, cioè 2 punti alti chiusi assieme, 1, 2, iniziamo un punto alto, saltiamo un ipotetico punto e nel successivo lavoriamo un punto alto allungato, non chiuso, e nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, e adesso chiudiamo tutto insieme. E questo è quello che abbiamo fatto, una riga di punti alti agganciandoci sulla verticale della maglietta e facendo diminuzione alla fine della riga per lavorare praticamente in orizzontale sul bordo finale della manica. Se non sapete se non avete idea di quanti punti
mettere in questa riga, vi potete aiutare piegando il lavoro in questo modo. Noi qui abbiamo questa riga di punti che ha la stessa lavorazione che lavoreremo qui sulla verticale della maglietta. Se noi pieghiamo in questo modo, da dove inizia la lavorazione a filet, senza tirare il lavoro, e lo mettiamo in questo modo, possiamo contare quanti punti abbiamo lavorato su questa parte della maglietta e più o meno è il numero di punti che possiamo montare anche qui. Nel mio caso qui venivano circa 100 punti e io qui ho lavorato 95 punti più le 2 diminuzioni. Non è importante in questa fase se lavorate 10 punti in più, 10 punti in meno, semplicemente l'ala della manica verrà più o meno ampia, ma non di molto. La cosa importante è che contiate quanti punti avete lavorato poi alla fine su questa riga, perché dovete lavorare lo stesso numero di punti anche nella parte dietro di questa manica e nell'altra manica. Ed ora che abbiamo impostato questa riga, il lavoro è tutto in discesa. Giriamo il lavoro, vediamo come iniziare con la diminuzione e come raccordarci in questo punto. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga di punto traforato. Lavoriamo 3 catenelle o 4 a seconda di quanto grandi lavorate le vostre catenelle, ma poi lo vedete dopo la prima riga. Saltiamo il primo punto, ne saltiamo altri 2 e qui lavoriamo un punto alto e questo punto alto è il primo punto della riga. 2 catenelle e iniziando dal punto in cui abbiamo lavorato il punto alto cominciamo la ripetizione che conosciamo. Un punto alto non chiuso, salto 2 punti e nel terzo un punto alto non chiuso, chiudiamo insieme 2 catenelle e ripetiamo. E in questo modo andiamo avanti lavorando tutta la riga. Alla fine qui potreste trovarvi giusti con i punti oppure non giusti, non importa, per un punto non cambia niente. A me qua sta una ripetizione in più e quindi la faccio, ma qui per esempio se avessi avuto un punto in meno avrei potuto saltare solo un punto anziché 2, non ha importanza, poi da qui in poi il lavoro si regolarizza. Lavorate comunque l'ultima ripetizione, 2 catenelle, questo è il punto in cui abbiamo agganciato il lavoro prima, saltiamo un punto, uno solo, e nel secondo un punto bassissimo in rilievo. E lavoriamo la prossima riga, 2 catenelle, saltiamo 2 punti e nel terzo un punto bassissimo in rilievo. Quindi quando arriviamo o anche partiamo quando lavoreremo dall'altra parte con le righe di punto traforato, saltiamo un punto e ci agganciamo nel successivo. Quando lavoriamo righe di punti alti saltiamo 2 punti e ci agganciamo sul successivo. Giriamo il lavoro e su questo lato della maglietta, siamo sul lato del corpo della maglietta, iniziamo sempre con degli aumenti. Qui nell'archetto ci sono 2 punti, in realtà ne lavoriamo 4. 1, 2, 3 e 4. Da qui in poi lavoriamo un punto in ogni punto fino a 6 punti dalla fine della riga. E quando ci rimangono 6 punti prima della fine della riga lavoriamo le 2 diminuzioni. Per la prima lavoriamo 2 punti alti chiusi insieme, così, e per la seconda chiudiamo insieme 3 punti. Nel prossimo punto un punto alto non chiuso,
saltiamo un punto e nel punto successivo lavoriamo un punto alto allungato, non chiuso, e nell'ultimo punto un punto alto doppio, non chiuso, e chiudiamo tutto insieme. Le righe di punti alti finiscono sempre con queste due diminuzioni. Giriamo il lavoro e da qui in poi la riga di punto traforato la iniziamo in questo modo: 4 catenelle. Il primo punto è quello in cui abbiamo lavorato le catenelle, saltiamo 2 punti e nel terzo iniziamo un punto alto, saltiamo 2 punti e nel terzo ne iniziamo un altro e chiudiamo tutto insieme e iniziamo in questo modo. Da qui in poi lavoriamo la ripetizione come la conosciamo. Andiamo avanti a lavorare alternando queste due righe, iniziando e finendo così come abbiamo visto nelle ultime 2 righe, fino ad arrivare al fondo della maglietta e poi qui vediamo come proseguire il lavoro. Sono andata avanti e per la mia maglia ho lavorato 8 righe, ripetendo le 2 righe come abbiamo visto, e sono arrivata quasi alla fine della maglietta. Vediamo adesso come proseguire. L'ultima riga che sto lavorando è una riga di punto traforato. Potrebbe essere che voi arriviate a questo punto con una riga di punto traforato o con una riga di punto alto. Non cambia nulla. Potrebbe essere che siamo sul dritto del lavoro o sul rovescio e anche in questo caso lavoriamo allo stesso modo. Nel mio caso, su questo lato della maglietta arrivo sul rovescio. Lavoriamo le 2 catenelle e avendo solo 2 punti mi aggancio proprio sull'ultimo. Se voi qui avete 3 punti vi agganciate sul penultimo saltando un punto come abbiamo fatto finora. Io mi aggancio qui sull'ultimo punto e giro il lavoro. Questo è il fondo della maglietta e deve rimanere retto, quindi noi adesso cominciamo lavorando punti bassi e poi mezzi punti alti per lavorare qui dritto e poi continuare il resto della riga. Iniziamo lavorando 4 punti bassi, uno in ogni punto, quindi 2 nell'archetto, 1 nei 2 punti alti chiusi assieme e 1 nel successivo archetto. Poi un mezzo punto alto, un punto alto nel prossimo punto e nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti in più, quindi anziché lavorare 2 punti alti ne lavoriamo 4. In questo modo abbiamo mantenuto orizzontale il lavoro fino a qui e poi da qui cominciamo a lavorare la riga normalmente. Se voi state lavorando una riga di punto traforato su una riga di punti alti, lavorate allo stesso modo fino ai 2 aumenti di punti alti, lavorando 4 punti bassi, un mezzo punto alto, 2 punti alti e poi aggiungete altri 2 punti alti e poi da qui iniziate a lavorare normalmente il punto traforato. Ho lavorato tutta la riga di punti alti che abbiamo iniziato insieme e la successiva riga di punto traforato. La fine di questa riga e l'inizio della successiva le ho lavorate come abbiamo lavorato tutte le altre, lavorando le diminuzioni. Ora che siamo arrivati alla fine della riga, anche qui dobbiamo finire con una diminuzione in modo da mantenere retta la parte inferiore della maglietta. Come vedete,
si vede bene dove il lavoro da orizzontale diventa diagonale. Comunque questo punto è più o meno il secondo punto alto che abbiamo lavorato all'inizio di questa riga. Alla fine qui quindi dobbiamo fare una diminuzione e io qui farei così. Voi dovreste arrivare nello stesso modo, ma se avete un punto in più o un punto in meno non cambia nulla. Iniziamo l'ultima ripetizione e poi prima di chiudere lavoro un punto alto doppio nell'ultimo punto qui orizzontale che chiudo insieme agli altri, così. In questo modo il fondo della maglietta si mantiene retto. Giriamo il lavoro e anche in questo caso iniziamo con una diminuzione per mantenere retta la parte inferiore della maglietta. 4 catenelle. Nel primo punto abbiamo lavorato le catenelle, saltiamo il prossimo punto e dal punto successivo lavoriamo una diminuzione di punti alti. Così. E in questo modo iniziamo la riga, lavoriamo tutto il resto della riga lavorando un punto alto in ogni punto e poi completiamo con la diminuzione, così come abbiamo fatto per tutte le altre righe. Proseguite a lavorare righe in questo modo, arrivando e finendo così come abbiamo visto, fino ad ottenere la grandezza che vi serve per metà della circonferenza della vostra maglietta. Nel mio caso, per esempio, con questa riga di punti alti che abbiamo iniziato insieme, arrivo già alla misura che mi serve. Voi, per calcolare la misura, considerate metà del davanti o del dietro che state lavorando e questa misura deve essere circa un quarto della circonferenza, perché poi tutto il davanti in questo caso sarà metà della circonferenza e poi l'altra metà la farà il dietro. Qui io ho già lavorato l'altra manica, metà della mia circonferenza è circa 49 cm e quindi mi fermo qui. Una volta completata l'ultima riga, che nel mio caso è questa riga di punti alti, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Anche in questo caso può essere che completiate la riga dalla parte della manica o dalla parte del fondo della maglietta, non cambia niente. Ed ora che la parte davanti di questa ala della maglietta è completa, lavoriamo anche la parte dietro nello stesso modo. Come prima iniziamo da una riga di punti alti e le righe di punti alti le lavoriamo sul dritto, quindi mettiamo la maglietta sul dritto e questa volta iniziamo dal lato della manica e lavoriamo verso il corpo della maglietta. La lavorazione è sempre la stessa e il concetto anche, dobbiamo sempre iniziare con diminuzioni in questo caso per lavorare in maniera obliqua e qui ci agganciamo esattamente come prima. Quindi adesso vediamo solo come iniziare la riga di punti alti con le diminuzioni e finire la riga di punto traforato con le diminuzioni e poi allo stesso modo vediamo come lavorare l'inizio e la fine delle righe qui perché saranno invertite. Agganciamo il filo nella parte finale della manica e iniziamo con le diminuzioni così come finivamo nella parte davanti. 4 catenelle, saltiamo un ipotetico punto e nel successivo iniziamo un punto alto allungato e in quello ancora successivo iniziamo un punto alto e chiudiamo insieme. Poi lavoriamo una diminuzione di punti alti e da qui lavoriamo tutta la riga di punti alti,
mantenendo lo stesso numero di punti che abbiamo lavorato dall'altra parte, che nel mio caso sono 95 punti alti più le 2 diminuzioni. Voi lavorate lo stesso numero di punti che avete lavorato sull'altro lato della maglietta. Ricordando che alla fine, nell'ultimo archetto prima di unirci al corpo della maglietta, dobbiamo avere gli ultimi 4 punti da lavorare. E quindi qui lavoriamo 4 punti per arrivare al numero di punti che ci servono. E ci agganciamo normalmente, come abbiamo fatto dall'altra parte. 2 catenelle, saltiamo un solo punto, ci agganciamo di nuovo e iniziamo la riga di punto traforato. E la iniziamo esattamente come la finivamo dall'altra parte, lavorando 2 catenelle e partendo dal primo punto della riga sottostante iniziamo la ripetizione normalmente. E alla fine della riga lavoriamo la diminuzione. A 6 punti dalla fine della riga iniziamo l'ultima ripetizione e prima di chiudere lavoriamo un punto alto doppio nell'ultimo punto. E poi chiudiamo tutto insieme. Nel mio caso qui salto 2 punti prima del punto alto doppio. Se voi ne avete solo uno va bene lo stesso, saltatene solo uno. E anche su questo lato andiamo avanti a lavorare queste 2 righe fino ad arrivare alla fine della maglietta. Sono andata avanti a lavorare ripetendo le 2 righe come abbiamo visto e su questo lato della maglietta arriviamo come dall'altra parte ovviamente lavorando una riga di punto traforato sull'ultimo punto, però questa volta il verso è al contrario. Questa riga l'abbiamo lavorata verso la manica e torniamo con una riga di punti alti, ma qui abbiamo già finito lo spazio, quindi con i punti alti ci fermiamo a 8 punti dalla fine della riga e qui lavoriamo 4 mezzi punti alti, un punto in ogni punto, tre punti bassi, e un punto bassissimo e ci agganciamo nell'ultimo punto dove ci siamo agganciati prima con l'ultima riga di punto traforato. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e iniziando dal primo punto basso lavoriamo 2 punti bassissimi, un punto basso, due punti bassi, un mezzo punto alto, un punto alto e da qui iniziamo a lavorare la ripetizione normalmente lavorando 2 catenelle iniziando dal punto in cui abbiamo già lavorato. Lavoriamo la sequenza normalmente e in questo modo abbiamo mantenuto retto il lavoro nella parte bassa della maglietta. Come prima, se voi arrivate in maniera diversa, adattate un po' i punti, qui un punto in più o un punto in meno non fa differenza, l'importante è che la linea si mantenga più o meno dritta. Ho lavorato tutta la riga di punto traforato e poi la successiva riga di punti alti. Lavoriamo fino a 4 punti dal primo punto alto e qui lavoriamo la diminuzione di fine riga. Lavoriamo 2 punti alti non chiusi e poi un punto alto doppio non chiuso nel primo punto alto.
e chiudiamo tutti insieme. E da qui in poi tutte le righe di punti alti nella parte bassa della maglietta le finiamo così. Giriamo il lavoro e vediamo come iniziare invece la riga di punto traforato da qui in poi. Lavoriamo 4 catenelle, saltiamo un punto e dal punto successivo iniziamo la ripetizione che lavoriamo normalmente. 2 punti alti chiusi assieme saltando 2 punti, 2 catenelle. E in questo modo finiamo e iniziamo le righe da qui in poi in questo lato della maglietta. Io in totale per la mia maglietta ho lavorato 10 righe. Voi andate avanti fino a raggiungere l'ampiezza che vi serve nella parte bassa della maglietta, esattamente come abbiamo fatto sul primo lato. Una volta fatti tutti e due, appaiamo i dritti del lavoro e cuciamo la manica in questa parte, dal giro vita, dalla parte bassa, fino a dove finiscono queste righe che abbiamo appena lavorato. Se come nel mio caso state cucendo 2 righe di punto traforato, facciamo una cucitura semplice e morbida. Iniziamo con una catenella e lavoriamo un punto bassissimo nei 2 punti alti chiusi assieme, prendendo tutto il punto del pezzo davanti e tutto il punto del pezzo dietro. 2 catenelle, saltiamo l'archetto e ripetiamo un punto bassissimo nei 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle e in questo modo cuciamo tutta la manica della maglietta. E questo è il risultato. Se invece avete finito con una riga di punti alti e quindi dovete cucire insieme 2 punti alti, semplicemente lavorate un punto bassissimo in ogni punto, prendendo tutto il punto del pezzo davanti e tutto il punto del pezzo dietro. Arrivati alla fine facciamo una catenella, mettiamo un marker e giriamo la maglietta sul dritto. Riprendiamo il lavoro. E lavoriamo tutto un giro di punti bassi sul bordo della manica della maglietta. Qui come al solito non c'è un numero preciso di punti da lavorare. Se siete in dubbio se lavorare un punto in più o un punto in meno, lavorate un punto in meno. Colleghiamo l'inizio e la fine del giro con un punto bassissimo e lavoriamo un ultimo giro in cui lavoriamo punti bassissimi in costa dietro, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. E lavoriamo morbido. E alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E anche la manica è completa. Come questa ne fate un'altra ovviamente identica. Io però voglio mostrarvi anche un'altra opzione. Insieme abbiamo cucito il giro manica cucendo tutta l'ultima riga di punti e ci siamo fermati alla fine. Se volete potete proseguire con la cucitura come ho fatto da questa parte e cucire insieme un po' anche le righe precedenti. Proseguite la cucitura fino al giro manica che volete. Questo per avere un giro manica più piccolo oppure perché state lavorando una maglietta di una taglia un po' più grande e quindi qua più righe lavorate, più si accorciano e più si ingrandisce il giro manica. In questo modo, cucendo un po' anche questa parte, in questo modo, rimpicciolite il giro manica quanto volete. Ed ora che abbiamo completato anche le maniche, ci restano solo alcune finiture da fare. Ho fatto un giro di punti bassi sullo scollo, semplicemente lavorando un punto in ogni punto, e ho usato un uncinetto di mezza misura più piccolo. Tutta la maglia l'ho fatta con 3,5
questo giro di punti bassi l'ho fatto con l'uncinetto da 3 mm. Per completare il fondo della maglietta invece lavoriamo dei giri di punti alti. Nel primo giro di punti alti raccogliamo i punti come abbiamo fatto per esempio sulla manica e sui quadrati lavoriamo un punto in ogni punto. Il primo giro l'ho lavorato con l'uncinetto da 3,5 che è quello che ho usato per tutta la maglia. Tutti gli altri giri li ho lavorati con un uncinetto più piccolo come per lo scollo e tutti i giri successivi al primo li ho lavorati in costa dietro, cioè prendendo solo il filo dietro di ogni punto, e in totale ho lavorato 5 giri di punti alti. Voi lavorate il numero di giri che preferite a seconda di quanta lunga volete questa parte della maglietta. Sia per il giro di punti bassi che facciamo sullo scollo che per l'ultimo giro di punti alti che facciamo sulla parte bassa, una volta completato il giro tagliamo il filo un po' lungo e con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile. Entriamo nella catenella di tutto il primo punto del giro e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto del giro. Dietro annodiamo e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per nascondere i fili io uso questo uncino che mi avete visto usare diverse volte. Con questo o con l'ago nascondiamo tutti i fili della maglia attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Se dovesse interessarvi, nella descrizione del video vi lascio il link per acquistare questo aggeggetto che ho preso su Amazon. E la maglia è pronta e vi devo dire, e ve l'ho già detto, che mi piace tantissimo, mi piace come veste e sono sicura che vestirà benissimo tutte le mie uncinettine. Se rifate questa maglia non dimenticate di condividere le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!